Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Il mio lavoro a volte richiedeva che lavorassi fino a tardi, nei fine settimana, e che partecipassi a viaggi d'affari. Stacy, mia moglie, non si lamentava perché faceva parte delle mie responsabilità lavorative. Anche lei lavorava, ma dopo la nascita di nostro figlio Jason decise di restare a casa a occuparsi di lui. Vivevamo in una bella casa in un buon quartiere con ottime scuole e vicini amichevoli. A parte il mio orario di lavoro, tutto andava bene. Avevo una moglie fantastica, una famiglia in crescita e un lavoro che mi piaceva e che ci permetteva di sostenerci. Le cose si complicarono quando abbiamo avuto il nostro secondo figlio. Avevamo avuto difficoltà a concepire Jason e il dottore mi aveva detto che avevo un basso numero di spermatozoi, ma ci era stato detto che avremmo potuto avere figli se avessimo perseverato. Ero a posto con questo perché io e mia moglie avevamo una vita sessuale sana e piacevole. 3 anni dopo la nascita di Jason è arrivata Michelle. È stata una sorpresa, ma una sorpresa felice. Dopo la nascita di Michelle, decidemmo di non avere più figli perché Stacy disse che occuparsi di loro era un lavoro impegnativo. Nel corso degli anni abbiamo avuto alcuni problemi e discussioni come ogni coppia, ma ne abbiamo sempre parlato e trovato soluzioni. Poi Stacy ha avuto alcuni problemi di salute e ha consultato uno specialista. Si è rivelato non essere nulla di serio, ha detto, ma significava che non potevamo avere rapporti sessuali per un po'. Non mi ha mai detto esattamente qual era il problema, mi ha solo rassicurato di non preoccuparmi. Guardando indietro, forse avrei dovuto essere più cauto. Anche se continuavo a lavorare molto, il mio impegno stava dando i suoi frutti perché stavo ottenendo promozioni ogni 3-4 anni. Penso che diventerò il capo del reparto di produzione al lavoro tra 1 anno o 2, poi avrò più tempo libero da trascorrere con la mia famiglia. Mio figlio Jason sta per finire il liceo e mia figlia Michelle sta per iniziare. Entrambi sono bravi nello sport e mi piace pensare che abbiano ereditato questo da me. Jason è bravissimo a baseball e Michelle ama il calcio e il softball. Se la cavano bene a scuola e hanno molti amici. Jason ha avuto alcune fidanzate e ora Michelle è abbastanza grande per iniziare a uscire, il che mi preoccupa. Stacy sta pensando di tornare a lavorare ora che Jason andrà presto al college e Michelle può prendersi cura di sé. Mi sembra una buona idea, finché non rovina la nostra routine familiare. Stacy ha trovato un lavoro part-time come commessa in un grande negozio. Io gestisco un reparto in un grande magazzino nel centro commerciale, quindi lei ottiene uno sconto per i dipendenti lì. Poche settimane dopo che ha iniziato a lavorare, dovevo essere in una lunga riunione con un fornitore, ma è stata annullata all'improvviso. Poiché il suo posto di lavoro era vicino al mio ufficio, ho deciso di farle una sorpresa visitandola durante la mia pausa pranzo. Sapevo che lavorava nel reparto gioielli, così ci sono andato, ma quando sono arrivato non l'ho trovata. Quando la persona al bancone ha chiesto se avevo bisogno di aiuto, ho chiesto se Stacy lavorava oggi. Lei ha detto no, non è programmata fino a domani. Avevo bisogno di fare prenotazioni alberghiere e altri piani presto. Ho chiesto quando poteva parlare con Stacy, ha detto che l'avrebbe chiamata perché era ancora a casa e non doveva lavorare fino alle 8. Ha fatto la chiamata mentre ascoltavo il suo lato della conversazione, poi ha riattaccato. Ha detto che avrebbe inviato il suo programma per il prossimo mese per fax più tardi quella mattina. Va bene? Ha chiesto sorridendo. Perfetto, grazie Sam. Per favore ringrazia anche tua moglie per me, ho detto. Circa un'ora dopo ho ricevuto il programma di lavoro di mia moglie e ho visto che lavorava solo 10-12 ore a settimana, ma lei mi aveva detto che lavorava 18-25 ore. Perché mi stava mentendo? Ho avvertito una sensazione fredda mentre pensavo alle possibili ragioni, ma non avevo tempo per pensarci perché avevo riunioni tutto il giorno. Mi è stato difficile concentrarmi al lavoro, continuavo a perdermi nei pensieri cercando di capire cosa stava succedendo con mia moglie. Dopo l'ultima riunione sono tornato al mio ufficio. Ho chiuso la porta,
analizzato il programma di lavoro di mia moglie e persino compilato un foglio di calcolo che poi ho caricato sul mio iPhone. Cosa faceva quando non era al lavoro? Avevo bisogno di scoprirlo, quindi sono andato online per cercare un metodo per tracciare i suoi movimenti. Presto ho compilato un elenco di dispositivi adatti per il compito insieme ad alcuni altri articoli utili. Ho optato per evitare qualsiasi traccia sui nostri estratti conto o bancari, quindi, sulla via del ritorno a casa, ho comprato una carta di debito prepagata con contanti. Il giorno dopo ho ordinato tutti gli articoli necessari e li ho fatti consegnare al mio ufficio. Ci vorrebbero alcuni giorni perché gli articoli arrivassero, quindi nel frattempo ho ideato un piano su cosa fare se avessi scoperto il peggio. Seduto al mio computer, ho elencato le possibili ragioni per cui mia moglie potrebbe mentire sulle sue ore, con l'infedeltà in primo piano. Se fosse vero, il nostro matrimonio era gravemente in pericolo, ma mi era difficile credere che potesse essere infedele. Pensavo che il nostro matrimonio andasse bene, almeno così pensavo, anche se non eravamo più intimi come prima, facevamo ancora l'amore 2 o 3 volte a settimana. Forse era diventato un po' routine, ma questo significava che doveva tradire. Entro la settimana successiva, gli articoli che avevo ordinato erano arrivati al mio lavoro. Ora dovevo solo installarli. Ho comprato un tracker per la sua auto che potevo controllare con il mio iPhone o iPad per vedere dove andava. Ho anche ottenuto alcuni registratori attivati dalla voce e telecamere spia per la nostra camera da letto e una telecamera davvero buona con un forte zoom. Mi rendeva triste pensare di aver bisogno di tutti questi gadget. Sembrava che il nostro matrimonio fosse arrivato davvero a un punto critico. Stavo per iniziare a spiare mia moglie per scoprire se mi tradiva. Speravo davvero di sbagliarmi, ma non potevo liberarmi della sensazione di dubbio. Quindi dovevo scoprire la verità. La mattina seguente mi sono alzato un po' più presto del solito e ho installato il registratore vocale e il dispositivo di tracciamento nell'auto di mia moglie. Poi sono andato al lavoro e una volta lì ho controllato il programma di lavoro di mia moglie per determinare la sua disponibilità. Non era prevista per oggi, ma ho deciso di chiamarla anch'io. Ho preso direttamente il telefono dell'ufficio, ho composto velocemente il suo numero e l'ho salutata. Ho appena raggiunto il lavoro, ma mi sono dimenticato di chiederti se lavoravi oggi. Oh, sì, lo faccio. Sarò a casa prima di te, ha risposto, evidentemente mentendo di nuovo. Ok, solo per controllare. Spero tu abbia una buona giornata di lavoro, ti amo. Sono riuscito a dire anche se era difficile. Con il tracker nella sua auto potevo vedere dove andava. Avevo pianificato di tornare a casa più tardi e mettere le telecamere spia e i registratori vocali per vedere se portava qualcuno in casa nostra. Solo a pensarci mi faceva arrabbiare. Doveva spiegarmi perché aveva tradito me e i nostri figli. Ho controllato il mio iPad tutta la mattina per vedere se usciva di casa. Intorno alle 10 ho visto che si stava muovendo. Pensavo fosse il momento giusto per installare il resto delle cose. Ho detto al mio assistente che dovevo andare a casa per alcune ore e sarei tornato dopo pranzo. Poi ho iniziato a mettere l'attrezzatura nella nostra camera da letto per ottenere la migliore visuale senza essere visto. Ho deciso di controllare la posizione di Stacy, ho guardato sul mio iPod e ho notato che era al centro commerciale. Forse doveva andare al lavoro, dopo tutto. Ho pensato che l'avrei visitata inaspettatamente ancora una volta. Arrivato al centro commerciale, ho notato la sua auto parcheggiata lontano dall'ingresso del suo posto di lavoro, che ho trovato peculiare. Ho tirato fuori la nuova fotocamera digitale e ho scattato alcune foto. Mi sono parcheggiato vicino al negozio e mi sono diretto direttamente al reparto gioielleria. Lì ho incontrato la stessa commessa che mi aveva assistito precedentemente. «Ciao, Stacy è qui oggi?» ho chiesto. «Mi dispiace, signore, ma ha smesso la settimana scorsa», la donna ha detto quando le ho chiesto del perché. Ha detto che era a causa della sua vita personale. Ha sorriso e mi ha chiesto se c'era altro che poteva aiutare. «No, grazie», ho detto, cercando di non mostrare la mia frustrazione. Se Stacy fosse stata lì, avrei potuto parlarle di tutto ciò. Mi resi conto che questa menzogna stava succedendo da un po' di tempo, ma non sapevo da quanto tempo o chi altro fosse coinvolto. Decisi che dovevo scoprire la verità e parlare con Stacy e chiunque altro stesse nascondendo. Invece di tornare in ufficio, rimasi nel parcheggio e trovai un posto dove potevo osservare la sua auto senza che lei mi notasse.
La fotocamera del mio telefono mi permetteva di zoomare da lontano, così potevo osservare in silenzio e fare foto se necessario. Erano quasi le 2 del pomeriggio quando un'altra auto parcheggiò accanto alla sua. La vidi scendere dal lato passeggero, chinarsi, parlare un po' e poi sorridere. Questo mi fece arrabbiare molto. Scattai alcune foto di lei e dell'altra auto. Non potevo vedere chi stava guidando, ma notai che l'auto aveva delle targhe di un concessionario. C'erano solo pochi concessionari nelle vicinanze, quindi pensai di poter scoprire da quale proveniva. A quel punto lei probabilmente era già tornata a casa. Mi sedetti lì a pensare a quello che avevo visto e decisi di passare per alcuni concessionari per vedere se riuscivo a trovare l'auto. Mentre mi avvicinavo, notavo i cartelli e le bandiere che pubblicizzavano sconti significativi o nuovi modelli. Anche se non ero alla ricerca di una nuova auto, la mia attenzione era rivolta a trovare l'individuo con cui mia moglie passava il tempo. Controllai diversi concessionari, ma non trovai l'auto. Evitai di uscire dal mio veicolo, poiché ciò avrebbe potuto allertare la persona che mi tradiva. Poi mi resi conto che non avevo ancora ottenuto prove concrete del loro tradimento. Sapevo che dovevo sorprenderli insieme, ma quel dilemma avrebbe dovuto attendere. Stavo preparando un viaggio di lavoro di 3 giorni per incontrare un cliente la settimana seguente e dovevo concentrarmi. Tornai a casa all'orario solito, tutto sembrava normale. Ricordando a mia moglie del viaggio, dissi nuovamente una bugia. Mi dispiace, tesoro, ma vogliono che restiamo per tutta la settimana. Dovrei essere di ritorno sabato pomeriggio, sperando non fosse un problema per lei. No, va bene, sorrise, ma iniziai a chiedermi se avesse programmi con il suo altro partner. Volevo sorprenderli e risolvere definitivamente questo problema. Andai a letto e finsi di dormire mentre pensavo a cosa fare. La mattina seguente misi da parte il problema e mi concentravo sul mio lavoro. La settimana passò velocemente e dovevo partire domenica pomeriggio. Mio figlio si offrì di portarmi all'aeroporto, ma potevo dire che qualcosa lo turbava. Mentre guidavamo si fermò, poi disse: «Papà, non so come dirtelo, ma penso che tu debba saperlo». Mamma stava avendo difficoltà a dire le parole, quindi l'ho aiutata. Ha confessato di avere una relazione. «Sì, lo so. È quello che stavi cercando di dirmi?» Mi guardò con una miscela di sorpresa e tristezza. «Stai per divorziare da lei?» «Non ho ancora deciso. Come hai scoperto che era coinvolta con qualcun altro?» Alcune settimane fa, la mia pratica di baseball è stata cancellata a causa della pioggia e sono tornato a casa diverse ore prima. Pioveva molto quando sono arrivato, quindi non mi hanno visto entrare, ma li ho sentiti. Sono andato nella camera da letto e li ho visti insieme. Ero così scioccato che non sapevo cosa fare, così sono uscito e sono andato a casa di un amico. Sono tornato qualche ora dopo e lui se n'era andato e mamma sembrava essersi fatta la doccia. Le lacrime gli salirono agli occhi mentre mi raccontava tutto questo. Sentivo il desiderio di farle del male in quel momento. «Michelle lo sa?» chiesi. Scosse la testa. «No, non penso, e non glielo dirò. Sai come si arrabbia quando è arrabbiata». «Bene», dissi, «perché voglio salvare la nostra famiglia. Comportati normalmente con mamma e Michelle. Se hai bisogno di parlare, chiamami». Arrivammo all'aeroporto e abbracciai mio figlio. «Stai forte, ok? E prenditi cura di Michelle. Chiamami se hai bisogno di qualcosa». Poi incontrai i miei colleghi, ci registrammo e salimmo sul volo. Il viaggio andò bene, facemmo un grande affare con un nuovo cliente. Dopo alcuni giorni di riunioni, stavamo celebrando con un pranzo quando Jason mi chiamò urgentemente. «Devi tornare a casa ora». La sua voce era piena di panico. «Cosa c'è che non va? Cosa è successo ora?» Ero allarmato. «È Michelle. Ha scoperto l'affare di mamma e non è andata bene. Devi tornare a casa. È ferita? Cosa è successo?» Non si dilungò, solo mi esortò a tornare a casa in fretta. Mi scusai spiegando che avevo un'emergenza familiare e feci il check-out dall'hotel. Una volta all'aeroporto presi il volo successivo per casa. Erano solo 2 ore di volo, ma sembravano molto più lunghe. All'atterraggio, Jason era lì ad aspettarmi. «Ok, cosa diavolo è successo? Come ha scoperto Michelle dell'affare di tua madre?» Jason mi guardò allo stesso modo.
Ha preso le cose nelle sue mani. La sua pratica di softball era stata cancellata ed è tornata a casa presto. Li ha trovati insieme al letto, proprio come avevo fatto io. La differenza è che ha preso la sua mazza da softball e l'ha attaccato. Lo guardai sbalordito, ma lui sorrideva ampiamente. Non sarà in grado di camminare per un po' e dubito molto che farà di nuovo sesso, disse scioccato. Michelle mi ha detto prima che la polizia la portasse via. Lei stava facendo sesso quando è entrata e li ha trovati. Era sorpresa e arrabbiata tanto quanto lo ero io, così è tornata in camera sua, ha preso la sua mazza e ha iniziato a colpirlo. Dopo aver pensato di aver fatto abbastanza, ha chiamato il 911 e ha detto che c'era un criminale che stava attaccando sua madre e ha chiesto la polizia e i paramedici. Ero appena arrivato a casa e potevo sentire l'uomo urlare dal dolore. Quando la polizia è arrivata, hanno interrogato mamma, Michelle e l'uomo, Kevin. Michelle continuava a dire che, siccome non era suo padre con sua madre, doveva essere un attacco, quindi ha fatto quello che pensava fosse giusto. Jason non riusciva a smettere di sorridere. Non è divertente, dissi, ma poi ho iniziato a ridere. Quando siamo arrivati a casa, ho trovato Stacy seduta sul divano. Sembrava distrutta. Mi sono avvicinato a lei e l'ho abbracciata. Mi rendo conto che tutto questo è stato molto stressante, ma sono convinto che con un po' di conforto starai bene. Ho esagerato la parte dell'assalto in modo che non sospettasse che conoscevo la verità. Lei tremava. Oh Dio! Poi ha iniziato a piangere. Mi sono girato verso Jason. Dov'è Michelle ora? È ancora in stazione di polizia. Non ero sicuro su quale azione intraprendere. Mi sono alzato, ho preso il telefono e ho chiamato il nostro avvocato di famiglia. Gli ho informato di quanto accaduto. Ho chiesto se poteva suggerire un avvocato affidabile per questo caso. Ha detto che ne avevano uno nel loro studio e che si sarebbe unito a me alla stazione di polizia entro un'ora. Poi ho tirato da parte Jason per parlare con lui in modo che Stacy non potesse ascoltare. Non voglio che tua madre sappia che siamo a conoscenza del suo tradimento. Per quanto ci riguarda, Michelle stava inseguendo un criminale. Ok, ha sorriso, capito. Devi restare qui e consolarla. Io vado a prendere Michelle e la riporto a casa. Ero alla stazione di polizia a parlare con l'ufficiale di turno e ad aspettare l'avvocato. Poi è arrivato, vestito molto professionalmente nel suo abito e cravatta. Abbiamo lavorato per far rilasciare Michelle. Sembra che Kevin volesse sporgere denuncia contro Michelle per aggressione. Ho chiesto se mia moglie avesse intenzione di sporgere denuncia contro Kevin. Hanno detto di no. Mi sono reso conto che lei si trovava in una situazione difficile. Se non sporgeva denuncia, avrebbe dovuto ammettere il tradimento. E Michelle avrebbe potuto finire in carcere, ma se lo facesse, Kevin potrebbe dire che stavano avendo una relazione. E Michelle potrebbe comunque finire in carcere. Ero orgoglioso di Michelle per aver cercato di proteggere sua madre da quello che sembrava un attacco, ma anche triste che avesse dovuto scoprire il tradimento in questo modo. Proprio allora ho capito che il nostro matrimonio era finito. Ci sono volute diverse ore, ma Michelle è stata affidata a me con l'impegno di comparire in tribunale nei prossimi giorni. Ho abbracciato mia figlia stretta mentre piangeva. Mi dispiace papà, ma dovevo fermarlo, singhiozzava. Va bene tesoro, hai fatto la cosa giusta e sono così orgoglioso di te. Ora piangevo anch'io. Possiamo tornare a casa ora? Assolutamente tesoro, assolutamente. Non appena siamo arrivati a casa, Jason ha dato un grande abbraccio a Michelle appena entrata. Come ti senti? Lei annusò. Meglio ora che sono a casa. Guardai in giro nel soggiorno. Dov'è tua madre? È andata a riposare. È grave quando divorzierai da lei? Scusa, posso vivere con te entrambi? Jason e io ci guardammo. Tesoro, chi ha detto che divorzierò da tua madre? Beh, ho solo pensato dato che lei è stata infedele. Entrambi Jason e io la guardammo. Cosa? Disse lei. Li ho sentiti parlare prima che li affrontassi. Poi aggiunse con un sorriso. E non penso che sarà in grado di fare sesso ancora per un bel po', forse mai più. Non potevo fare a meno di ridacchiare. Devo parlare con tua madre prima, quindi aspettiamo a parlare di divorzio. Perché non andate a letto? È stata una giornata lunga per tutti. Sono salito di sopra e ho trovato Stacy addormentata sul nostro letto, faccia in giù.
Ho preso alcuni vestiti e sono andato a dormire in camera degli ospiti. Era tardi e non vedevo il punto di svegliarla per sentire la sua versione della storia. Ci è voluto un po', ma alla fine mi sono addormentato. La mattina seguente mi sono svegliato verso le 10, mi sentivo meglio e sono sceso per un caffè. Jason e Michelle erano seduti al tavolo della cucina a parlare. Mi hanno visto arrivare e si sono alzati per abbracciarmi. Jason ha detto: «Papà, sembri terribile, stai bene?» Ho annuito: «Sì, solo molto stanco. Mamma è sveglia?» Entrambi hanno scosso la testa. «Michelle, cosa succederà ora? Andrò in prigione?» «Preferirei essere in prigione piuttosto che dover vivere con lei». «Michelle, non lo pensi davvero?» «Guarda, qualunque cosa accada, tua madre ti ama. Non importa quello che ha fatto al nostro matrimonio. Parlerò con lei e vedremo cosa possiamo organizzare». Non ero molto speranzoso. Non avevo aspettative quando, all'improvviso, Stacy è apparsa sulla porta. Per favore, dammi un'altra possibilità», piangeva. «Non voglio perdervi o la nostra famiglia. Non possiamo parlare? Non possiamo provare a sistemare le cose?» L'ho guardata e i ragazzi l'hanno fissata con rabbia. Stacy e io dovevamo avere una discussione, ma non davanti ai ragazzi. Quindi ho dato a Jason qualche ventina e ho detto: «Perché non andate al cinema e prendete qualche pizza dopo?» «Ok», annuirono entrambi mentre uscivano, ma rimanevano in silenzio verso Stacy e lei se ne accorse. Una volta che se ne furono andati, Stacy affondò in una sedia. «Mi odiano, i miei stessi figli mi odiano». «Beh, cosa pensavi che sarebbe successo? Hanno scoperto che eri con un altro uomo. Quindi, cosa ora?» «Ho sentito che Kevin vuole sporgere denuncia contro Michelle. Se succede, mi assicurerò che tutti sappiano di questo casino sulle notizie. Devi parlare con il tuo ex ragazzo e se non collabora, digli che sporgi denuncia per aggressione contro di lui, capito?» Lei annui e iniziò a piangere di nuovo. «E noi, Chris? E il nostro matrimonio?» «Parlerò con un avvocato divorzista la prossima settimana. Dovresti fare lo stesso. Per quanto riguarda il nostro matrimonio, è finito anni fa. Prenderò la piena custodia dei ragazzi perché, francamente, Michelle potrebbe attaccarti con una mazza da baseball mentre dormi. Vuoi davvero vivere nel timore dei tuoi stessi figli? Non ti amano più tanto dopo aver scoperto di te e Kevin. Guarda, sarà un casino comunque la affrontiamo. Lo so, mi pentirò di dire questo, ma potrebbe essere intelligente per te prendere un avvocato e capire le tue opzioni ora», lei disse, iniziando a piangere di nuovo. «Chris, non voglio un divorzio, voglio la nostra famiglia indietro. Per favore aiutami». «Non hai solo tradito me, hai tradito tutta la nostra famiglia. I ragazzi non vogliono più avere niente a che fare con te. Hai davvero combinato un casino, Stacy, e non sono sicuro di voler continuare il nostro matrimonio. Dimmi cosa devo fare per tenere insieme la nostra famiglia». «Mi dispiace tanto», piangeva più forte. «Un buon inizio sarebbe per entrambi parlare con Kevin e convincerlo a ritirare le accuse contro Michelle. Poi dobbiamo parlare del perché hai fatto questo e vedere se possiamo salvare il nostro matrimonio. Non sto facendo promesse. Se sei disposta ad essere onesta, potremmo avere una possibilità. Posso parlare con Kevin da sola, non hai bisogno di venire. Questo coinvolge nostra figlia e come suo padre verrò con te». Lei annuì, sembrando sconfitta. Presto stavamo guidando verso l'ospedale per parlare con Kevin. Non mi aspettavo che fosse una conversazione piacevole. Quando siamo arrivati nella sua stanza, ho visto entrambe le sue gambe sollevate da corde, le ginocchia avvolte in bende e un braccio ingessato, probabilmente mentre cercava di difendersi da Michelle. Sorrisi tra me e me, pensando: «Scommetto che Stacy sta già pensando di comprare una macchina per Michelle per il suo prossimo compleanno, anche se mancano ancora 2 anni alla patente». Kevin ci notò entrare. Sembrava piuttosto fuori di sé, probabilmente a causa dei farmaci antidolorifici. «Spero che passino presto. Ehi, se non sono la coppia amorevole. Entrate e vedete cosa mi ha fatto», disse tranquillamente, suonando quasi ubriaco. «Per favore, Kevin, vogliamo solo parlare, non deve essere brutto». Stacy disse con un tremolio nella voce. Era ansiosa, ma non riuscì a capire il motivo fino a quando lui rivelò:
Ti avevo detto di interrompere la gravidanza 14 anni fa. Ma no, hai insistito per avere un altro bambino, anche se non era suo. Kevin, suo? Mi girai verso Stacy, confuso. Di cosa sta parlando? Cosa intende dire che Michelle non è mia? Oh, sta solo dicendo sciocchezze a causa dei farmaci, non ascoltare nulla di quello che dice. Lei disse, cercando di calmarsi. Era visibilmente scossa. Davvero? Bene, allora suppongo che un test del DNA proverà senza dubbio che è mia figlia. Forse dovrei farne uno anche per Jason, solo per essere sicuro che sia mio. Cosa ne pensi, tesoro? Ero più arrabbiato che mai. Stacy uscì correndo dalla stanza piangendo. Sono rimasto lì. Poi mi sono girato di nuovo verso Kevin, fissandolo. Ok, ecco cosa farai. Primo, ritiri le accuse contro Michelle. Secondo, stai lontano dalla mia famiglia. Per quanto riguarda Stacy, continua la tua relazione, dato che non sarà più mia moglie molto più a lungo, capito? Entrambi potete avere tutta la libertà che volete ora. Lui iniziò a piangere. Quell'azione mi assicurò che non sarei mai stato libero di nuovo. Sì, le sto comprando una macchina per il suo prossimo compleanno. Lo affrontai. È tua figlia? Lui annuì senza parole. Poi chiesi: quindi tu e mia moglie avete avuto questa relazione negli ultimi 15 anni? Lui annuì. Ferì molto il mio orgoglio e ero contento che lei non fosse lì, altrimenti avrei potuto farle del male. Mi sedetti, perso nei miei pensieri, sentendomi sciocco per non averlo capito prima. Poi ricordai i suoi passati problemi di salute, quelli che non aveva mai spiegato con un terribile sospetto. Guardai Kevin. Quel problema di salute che aveva qualche anno fa era un'altra gravidanza che è stata interrotta? Minacciai di dirle che né Michelle né quella povera donna anziana erano tue se non interrompeva, confessò. Ero devastato e mi seppellii il viso tra le mani e piansi. Dopo essermi ripreso, lasciai la stanza di Kevin. Nella sala d'attesa trovai Stacy che guardava fuori dalla finestra. Non appena mi vide, camminò con me fino alla nostra auto. Una volta dentro, rimanemmo in silenzio finché lei tentò di parlare. So che devi disprezzarmi, ma non è come pensi. L'interrompi bruscamente. Se sostieni che era solo una scappatella, finirai accanto a Kevin. Quando avevi intenzione di dirmi dell'aborto? Quando avevi intenzione di ammettere che Michelle non è mia figlia? Iniziò a piangere di nuovo, ma questa volta ero indifferente. Ecco il piano, e se non sei d'accordo, scatenerà una tempesta che ti seppellirà, capito? Lei annuì. Primo, il nostro matrimonio finisce stasera e te ne andrai immediatamente. Non potrai mai più tornare in quella casa. Avrò la piena custodia dei nostri figli. Puoi visitarli, ma solo se loro accettano. Se non vogliono vederti, è definitivo. Se mai dirai a Michelle che non sono suo padre, dirò a tutti che hai avuto un bambino con il tuo amante e hai fatto un aborto. E ho sentito che hai lasciato il lavoro per stare con Kevin, lei disse, cercando di evitare di affrontare la dura verità. Stacy, non voglio più vederti e stai lontana dai miei figli, capito? Sono anche miei figli, disse lei. No, non più. Puoi vederli solo se loro dicono di sì, ma probabilmente non lo faranno. Quando torniamo a casa, fai le valigie e vattene, dissi. Lei continuava a piangere. Dove andrò? Chiama i tuoi genitori, chiama un amico, chiedi se puoi stare con Kevin, prendi una tenda e accampa nel parco, non mi interessa. Puoi andare ovunque, dissi arrabbiato. Guidammo fino a casa mia e ci fermammo nel vialetto. Rimanemmo lì per alcuni minuti senza dire nulla. Infine chiesi: perché, Stacy? Non era abbastanza per te, la famiglia che abbiamo iniziato, la bella casa? Era il sesso? Lei rimase seduta lì. Non significava nulla per me, lui era bravo a letto e poi ha iniziato a ricattarmi quando è nata Michelle. Ti amo, possiamo almeno provare? E io urlai: 15 anni, Stacy, mi hai tradito per 15 anni e vuoi sistemare le cose? Esci dalla mia casa ora. Scesi dall'auto e mi diressi tempestosamente in casa. Pochi minuti dopo, lei entrò e iniziò a fare le valigie. Un'ora dopo aveva le borse pronte e diversi scatoloni pieni delle sue cose. Uscì, aprì la porta e caricò la sua auto, poi tornò dentro.
Dovrò tornare a prendere il resto delle mie cose. Starò dai miei genitori. Posso chiamarti e organizzare un momento per prenderle? Annuii. Hai rovinato una cosa buona, Stacy. Spero che tu lo sappia. Lei mi guardò, poi se ne andò. Circa 2 ore dopo, i ragazzi tornarono e guardarono in giro. Jason chiese: «Dov'è mamma?» «Non vive più qui», dissi. «Avrò la custodia di voi due e lei può visitarvi se accettate di vederla». «Scusate ragazzi, ma il nostro matrimonio non poteva essere salvato», dissi. Michelle si avvicinò e mi abbracciò. «Grazie papà, ti vogliamo bene», disse. «Stai bene, Jason?» chiese. «No, ma lo sarò con voi due al mio fianco», dissi, tenendoli stretti. 8 anni dopo, mentre il tempo passava, io, Michelle e Jason siamo riusciti a superare quello che Stacy aveva fatto alla nostra famiglia. I ragazzi non volevano avere niente a che fare con lei e le permettevano solo di visitare per 1 ora o 2 ogni 2 settimane, se non avevano partite o altre attività programmate. Quasi sempre avevano qualcosa in programma per quei fine settimana. Ho cercato di sistemare le cose e di farli vedere di più, ma appena Jason disse che poteva andare all'inferno, Michelle ha fatto praticamente la stessa cosa e questo ha distrutto Stacy. Era la prima volta dopo tanto tempo che provavo pena per lei. Kevin fu dimesso dall'ospedale e ritirò tutte le accuse dopo che parlai di nuovo con lui. L'ho avvertito che se avesse perseguito l'accusa di aggressione contro Michelle, avrei fatto sì che Stacy sporgesse denuncia per stupro contro di lui. Ora cammina con un bastone e si dice che non possa più avere rapporti sessuali, nemmeno con il Viagra. L'ultima volta che ho sentito aveva consultato molti specialisti, il che deve essere costato una piccola fortuna, ma senza successo. Peccato. Su richiesta di Michelle abbiamo fatto un test del DNA e si è scoperto che è mia figlia. Quando lo abbiamo scoperto, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto, entrambi così sollevati. Ora la mia domanda è: il bambino che Stacy aveva interrotto era mio? Questo pensiero mi accompagnerà fino al giorno della mia morte. Stacy ha vissuto con i suoi genitori per un paio di anni e ha trovato un lavoro a tempo pieno. Poi più tardi si è trasferita in un altro stato e abbiamo perso i contatti. Manda ancora ai ragazzi biglietti di auguri per il compleanno e per Natale, ma i ragazzi sempre li rimandano indietro non aperti. Michelle è andata all'università per diventare infermiera, entrambi stanno bene a scuola e hanno delle relazioni. Jason ha una fidanzata stabile, ma Michelle ha detto che vuole un ragazzo come me. Penso che possa trovare qualcuno migliore di lui. Mici, sono voluti diversi anni prima di sentirmi pronto per uscire di nuovo, ma alla fine ho incontrato una donna davvero simpatica e ci vediamo regolarmente. Non ho fretta di risposarmi e probabilmente non lo farò. Il dolore è ancora lì, ma si allevia un po' ogni giorno. Grazie al cielo per i miei figli. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Se ti è piaciuta, lascia un like. Alla prossima!